Meta AI su WhatsApp, Meta AI su Facebook, Meta AI su Instagram. Gli utenti non sembrano aver preso proprio benissimo questa invasione dell'assistente virtuale di casa Zuckerberg su tutte le applicazioni della sua azienda, soprattutto perché non è possibile rimuoverlo. Ma prima di lasciarci andare a qualche facile polemica, perché effettivamente ci sono 2 o 3 cosette interessanti da dire al riguardo, vediamo di capire che cosa può fare per noi questa Meta AI, perché magari scopriamo che è utile. Forse no. Allora, eccoci qui con Meta AI su WhatsApp. La vedremo qua su WhatsApp, ma poi Instagram e Facebook sono esattamente la stessa cosa, perché il modello linguistico che abbiamo utilizzato è lo stesso. Modello linguistico che tra l'altro è scritto subito sotto al titolo, vedete questo Llama 3.2 appunto indica la versione attuale. È già stata rilasciata tra l'altro la 4, ancora non è stata integrata, ma insomma in questo modo almeno sapremo in un dato momento qual è il modello linguistico utilizzato dal chatbot di Meta. Ma lasciamo perdere un po' tutti questi paroloni e lasciamo perdere anche l'introduzione che vedete scritta qua, che dice comunque delle cose molto interessanti riguardo alla privacy, su cui poi discuteremo in seguito, e vediamo che cosa può fare. Allora, siamo su WhatsApp, quindi non si può che partire con un bel buongiornissimo. Pigiamo il pulsantino magico e lui ci risponde, devo dire, in maniera veramente molto molto rapida. Quindi il concetto è che è uno strumento con il quale possiamo dialogare tranquillamente, possiamo fargli la classica domanda: cosa puoi fare per me? E vedrete che l'interazione è tutto sommato molto molto rapida. Di solito i tempi di risposta sono, non dico istantanei, ma quasi. Ovviamente ci vuole una connessione di rete. In assenza di connessione Meta AI non funziona, non viene eseguito localmente, i dati vengono tutti mandati nel cloud e poi vengono ricevuti dal nostro telefono. E che cosa può fare quindi Meta AI? Rispondere a domande su vari argomenti, fornire definizioni di parole, tradurre testi da una lingua all'altra, generare testi e storie creative, aiutare con problemi di matematica e calcoli, fornire informazioni su eventi attuali e notizie, aiutare con la scrittura e la correzione dei testi. Quindi intanto, prima cosa importante, tutto ciò che ha a che fare col testo lo può fare, non si parla di immagini, infatti al momento non può generare immagini, e se vedete qua in basso, nella schermata dove possiamo scrivere, non c'è alcun pulsantino per allegare dei file, quindi non possiamo dargli in pasto nessun tipo di file, non possiamo condividere screenshot, per esempio, con Meta AI, possiamo solo scrivere del testo e ricevere del testo come risposta. Questo per ora è un limite che sarà senz'altro superato e doveva essere già prevista l'implementazione delle immagini, perché per esempio, se non mi sbaglio, negli Stati Uniti è disponibile tramite il comando Imagine. Se noi gli diciamo immagina una casa, sorry, I can create images for you yet. Non può creare immagini, anche se gli diciamo crea immagine di una casa. La risposta sarà la stessa, ma immagino in italiano. Ok, questo giusto per verifica. Non può creare immagini, non può utilizzare file come input e quindi manipolarli in qualche modo, cosa che invece Gemini o ChatGPT possono tutti tranquillamente fare. Ma però va bene, diciamo che siamo in un'app di messaggistica, anche su Instagram e su Facebook Meta AI è incluso nella parte di messaggistica in fondo, quindi ha anche senso per il momento interagire soltanto con il testo, non facciamoci limitare troppo da questo. Lui dice che può rispondere a domande su vari argomenti come storia, scienza, eccetera. Va bene. E noi gli chiediamo un riassunto della battaglia di Waterloo. Per verificare che sia davvero così, andiamo su ChatGPT e gli chiediamo se il riassunto della battaglia di Waterloo fatto da Meta AI sia o meno corretto. È una IA che giudica un'altra IA. Complessivamente corretto, ma può essere migliorato in alcuni dettagli storici e nella precisione dei concetti. Di seguito una valutazione critica e un approfondimento diviso per punti chiave. Quindi sostanzialmente ChatGPT ci dice che è un buon sunto, ma può essere migliorato in alcuni aspetti. Corretto, ma si può essere più precisi. Questo invece è corretto e ben sintetizzato, in buona parte corretto ma un po' generico, corretto, fondamentalmente corretto. Conclusione, il sunto è accurato nelle linee generali e in fondo ci va bene così, ok? Non è che abbiamo preteso che fosse una cosa ultra approfondita, perché del resto non glielo abbiamo nemmeno chiesto, e tendenzialmente, ve lo dico subito, le risposte di Meta AI tendono a essere abbastanza sintetiche rispetto a quelle di altri chatbot. ChatGPT argomenta molto di più, ma questo in fondo ha anche senso, perché qui si parla di una IA destinata ad app di messaggistica,
che vi faccia tutte le volte dei mega lenzuoloni sarebbe effettivamente scomodo perché vi obbligherebbe a moltissimi scrolling. Poi se volete approfondire, magari vi chiedete di approfondire ulteriormente, però ha senso che di per sé le risposte siano un pochino più sintetiche. Ora, per metterlo un po' alla prova, ho pensato anche a un test matematico, perché in fondo WhatsApp è utilizzatissima anche dai giovani e dagli studenti, e quindi magari vorranno utilizzarla per delle questioni proprio di studio. Gli diamo una semplice equazione, gli chiediamo di scrivere tutti i passaggi per la risoluzione e vedete che lui è veramente fulmineo. Ed effettivamente la soluzione corretta era 5 settimi e da una rapida scorsa ai calcoli che ha fatto è anche corretto, diciamo, il procedimento. Ha anche un pochino, vedete, spiegato i vari passaggi. Tutto sommato devo dire che per essere stata una risposta generata in un tempo quasi zero è una buona risposta. Proviamo con un'altra cosa, ovvero un grande classico per gli studenti, il latino. Gli abbiamo dato da tradurre un testo e lui tra l'altro ha capito, nonostante noi non avessimo assolutamente detto nulla, che il testo fornito è un famoso Carme di Catullo. Ci spiega anche brevemente chi è Catullo, traduce e diciamo che ci possiamo anche abbastanza fidare perché ha proprio capito l'argomento. Poi magari si potrà disquisire se sia proprio la traduzione più corretta o meno, ma devo dire che per la rapidità e per comunque la precisione della risposta, nonostante non avessimo fornito alcun contesto, non ci si può in fondo lamentare. Ora, fin qui tutto bene, chiediamogli magari qualche cosa di più attuale, che ne so, quali sono i trend della primavera 2025. Giusto per essere chiari che parliamo di adesso. Ci sta un pelino di più a pensare, parte la risposta e vedete già che ci sono dei numerini in fondo perché in questo caso non ha attinto dal suo database di conoscenze come in precedenza, ma ha effettuato una vera e propria ricerca. Ricerca su Bing, lo si vede in basso dove c'è scritto trend primavera, se poi andiamo a cliccare finiamo su Bing Search e possiamo anche scorrere qui i vari riferimenti che ci sono, sostanzialmente ne ha presi soltanto due, questi due che sembrano essere comunque entrambi corretti, primavera 2025 per il primo, estate 2025 per il secondo, quindi tutto sommato va bene. Proviamo con una query però un pochino più generica. Cosa sta succedendo a Tesla? Ora, per esempio, qui ci sono le fonti da cui ha attinto, in questo caso sono tre. Clicchiamo sulla prima, Panorama Auto, un articolo del 15 febbraio 2025, tutto sommato può andare. Fuoristrada.it 7 aprile 2025, tutto sommato può andare. Autonews 19 marzo 2025. Ora, perché vado a sottolineare la data? Perché mi è capitato, ovviamente adesso non l'ha fatto chiaramente, che in precedenza, facendogli delle domande magari un po' generiche d'attualità, lui non andasse sempre a pescare roba recentissima. In un precedente, proviamo a vedere se gliela rifaccio davvero. Cosa sta succedendo a Tesla? Giusto per capire se rifacendo la stessa identica domanda mi ridà o meno la stessa identica risposta, basandosi sulle stesse identiche fonti o meno. Panorama Auto, Fuoristrada e ok. E Automotori News. Va bene, in questo caso sono state consistenti. Ve lo dico perché da prove che avevo fatto per esempio nei giorni scorsi mi aveva preso dei risultati del 2024. Quindi bisogna sempre stare un pochino attenti e verificare bene le fonti per essere sicuri che la risposta sia davvero contestualizzata al presente, perché altrimenti rischia di darvi delle informazioni che comunque sono precedenti. Vediamone un'altra un pochino subdola, perché la Jalapas Band è rimasta in due. Vedete, la Jalapas Band è un trio comico italiano composto bla 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 bla, non sono mai stati in due ma sempre in tre. Non è vero, perché da qualche tempo sono effettivamente rimasti in due perché Carlo Taranto si è allontanato dal team. E vediamo che cosa ci dice. Hai ragione, la Jalapas Band è ora un duo, composto da Marco Santini e Giorgio Gherarducci. Fino al 2023 il gruppo era un trio. Perché qui ha attinto chiaramente dalle sue conoscenze nella prima risposta, quando mi diceva che erano sempre stati in tre, conoscenze che non sono aggiornate, perché il database di questi chatbot ha ovviamente un punto nel quale è stato aggiornato e da lì in poi può essere a conoscenza di cose nuove solo facendo una ricerca, come in questo caso. Ha fatto la ricerca, ha visto su Wikipedia che erano rimasti in due e ci ha detto che erano effettivamente rimasti in due. Vediamo di fare un follow up. Perché solo due? Tra l'altro con una domandina formulata anche un po' male. Ok, però ha capito, vedete? Ha capito comunque il contesto e ha risposto di conseguenza. È un duo perché Carlo Taranto, il terzo membro storico del gruppo, ha deciso di non dedicarsi più
ad altri impegni professionali. Proviamo con un'altra domanda di cultura generale. Cosa sono le Genmoji? È stato bravo, devo dire. Lama non teme il bello della diretta. In delle prove che avevo fatto nei giorni scorsi, lui aveva frainteso Genmoji con Gemmoji, che sono un'altra cosa. Aveva pensato che avessi commesso un errore di scrittura, invece in questo caso è stato preciso e mi ha detto esattamente qual è la risposta giusta. Ma mi raccomando, dovete sempre verificare in qualche modo la correttezza di quello che vi sta riportando, perché come nel caso di prima della Jalapas, la prima risposta era sbagliatissima, ma lui la dava assolutamente per assodata. Questo vale per qualunque IA. L'IA può avere delle allucinazioni o comunque può fornire delle risposte inesatte o sbagliate basandosi su dei presupposti giusti, nel senso che fin tanto che attinge al suo database di conoscenze, se questo non è aggiornato e noi chiediamo cose che sono cambiate tra l'ultimo aggiornamento del database e adesso, chiaramente la risposta potrà essere non corretta del tutto. Se fa una ricerca invece online, e questo lo si capisce chiaramente quando c'è il simbolo di Bing, in quel caso si presuppone che la risposta sia quantomeno più attuale. Però sta all'utente capire un po' queste cose, perché comunque, come altri IA, per carità, Lama nelle sue prime risposte è perentorio. La Jalapas Band è un trio comico italiano composto da 3 persone. Non è che ha detto potrebbe non essere così, stai attento, verifica. Quella parte lì spetta sempre a noi utenti. Potremmo ovviamente andare avanti delle ore a chiacchierare, perché vedete che è stato programmato proprio per quello, per rispondere rapidamente a qualunque interazione scritta da parte dell'utente. Ma diciamo che a un certo punto ci siamo anche stufati, o che comunque vogliamo ripulire un po' questa chat. E come possiamo fare? Tappando qua in alto. Tra l'altro vedete il messaggino, i messaggi sono generati dall'IA, alcuni potrebbero essere non accurati o inappropriati. Piccolo disclaimer. Se premiamo sui 3 pallini in alto abbiamo delle opzioni per condividere, va bene, il chatbot, e quello ci interessa fino a un certo punto, esportare la chat o svuotarla, e questa è la cosa che ci interessa in questo momento, cioè premere su svuota, ci chiede una conferma. Possiamo eliminare anche i media ricevuti in questa chat alla galleria del dispositivo, ma come abbiamo visto per ora su Meta AI non è possibile condividere file multimediali. Premiamo svuota chat, torniamo di qua e siamo ritornati praticamente all'inizio, azzerato del tutto la nostra conversazione con Meta AI. Allo stesso modo, nell'elenco delle nostre conversazioni, premendo su Meta AI e poi sul cestino, è proprio possibile andare a eliminare del tutto la chat dall'elenco delle nostre chat di WhatsApp. Ovviamente, premendo poi sul simbolino di Meta AI in basso, ritorniamo nuovamente a chattare con Meta AI, ma di per sé la schermata di chat si comporta come qualunque altra chat di WhatsApp, cioè può essere eliminata tranquillamente come tutte le altre. Quello che non possiamo eliminare è il pulsantino di Meta AI. Questo vale per WhatsApp, per Instagram, per Facebook. Questa opzione proprio al momento non è presente. Intendiamoci, è solo un cerchiettino lì in basso, se nessuno ci clicca lui non fa nulla. Però comunque è fastidioso il fatto di avere un pulsantino che non può essere tolto nemmeno dalle impostazioni dell'app. Chissà che in futuro Meta non renda disponibile questa opzione. Ma la cosa più importante da sapere è un'altra, secondo me, e riguarda la privacy di Meta AI. Anzitutto chiariamo che Meta AI non ha accesso alle nostre altre chat di WhatsApp. Tutte le altre chat continuano a essere crittografate con crittografia end-to-end, significa che nemmeno Meta le può leggere. Però le chat che faremo con Meta AI sono tutto un altro discorso. Quelle non sono crittografate, e anzi Meta le può leggere come? Allora guardate, queste sono le condizioni d'uso di Meta AI nell'Unione Europea, ok? Quindi sono proprio quelle che ci riguardano. Ora saltiamo un attimino la prima parte sull'idoneità, che comunque potete leggere poi comodamente, e andiamo ai dati di Meta AI, che sono quelli che ci interessano in questo momento. Quando le informazioni vengono condivise con AI, AI è Meta AI, AI può conservarle e usarle per fornire output più personalizzati, quindi le conserva anche. L'utente non deve condividere informazioni che non desidera che vengano usate e conservate da AI, come identificativi di account, password, informazioni finanziarie e altri argomenti sensibili. Sono stati chiari loro, sarò chiarissimo anch'io: non condividete mai nulla di importante con Meta AI, perché quel dato lì non è privato. È ancora più chiaro sotto: se AI non può rispondere alla richiesta, o se i nostri sistemi determinano che un partner potrebbe fornire una risposta più rilevante o aggiornata,
potremo chiedere a terzi di dare un riscontro. È quello che è successo per esempio con la ricerca tramite Bing. In quel caso Bing ha saputo che ci serviva fare quel tipo di ricerca perché Meta ha passato quei dati a un partner. Lo dice anche lui, ad esempio, in questi casi condividiamo con un motore di ricerca di terzi le domande contenute in una richiesta. Usando AI, l'utente ci invita a condividere le proprie informazioni con terzi quando il servizio fornisce risposte più pertinenti o utili. Ecco, a me per esempio sarebbe piaciuto un avviso che dice: ehi, io non ti so rispondere bene, sto per condividere queste informazioni con terzi, ti va bene o no? E invece non è così, è proprio, è come se fossimo noi che in pratica vogliamo che Meta AI faccia questa cosa e lo fa in maniera diretta e rapida senza chiederci alcuna conferma. A quel punto, vedete, valgono le informative sulla privacy di tali terzi, non più quelle di WhatsApp. Potrebbero esserci diverse informative della privacy e un diverso trattamento dei dati. Ulteriore campanello d'allarme per non condividere niente di davvero importante con questo chatbot. In alcuni casi Meta controllerà le interazioni dell'utente con AI, compresi i contenuti delle conversazioni con IA o i messaggi inviati ad IA, e tale controllo può essere automatizzato o manuale, umano. Di nuovo è quello che accennavo prima, i messaggi possono essere letti da degli umani per scopi di verifica. Poi dopo ci dice che possiamo richiedere l'accesso a queste informazioni che abbiamo condiviso tramite il centro sulla privacy. Centro sulla privacy che si presenta con questa schermatina qua, nella quale le cose che ci interessano sono informazioni usate per l'IA su Meta. Clicchiamo le tue interazioni con le funzioni IA e qui abbiamo delle opzioni interessanti. Intanto il controllo dei dettagli che abbiamo condiviso con l'IA, che può avvenire tramite l'opzione Saved Details, per vedere i dettagli che un personaggio IA ha salvato su di te. Nella chat dobbiamo scrivere direttamente questo /Save Details per sapere che cosa Meta AI ha memorizzato di noi su WhatsApp, Instagram o Facebook. E questo è un primo tassello importante. Il terzo è la reimpostazione della IA e qui c'è il comando Reset AI per una chat individuale con l'IA per reimpostare quella chat. È più o meno quello che vi ho fatto vedere prima quando abbiamo fatto svuota chat. Utilissimo anche il Reset All AIs in una chat individuale con un'IA per reimpostare tutte le chat su quell'app, comprese le chat di gruppo. Si sta parlando sempre di chat con la AI, non di chat vostre personali, perché tra l'altro era previsto che potessimo richiamare Meta AI anche all'interno delle chat individuali o di gruppo tramite !Meta AI, ma questo adesso non è possibile secondo me a causa del GDPR, ma non ne sono del tutto sicuro. Fatto sta che la funzione di poter richiamare Meta AI all'interno delle altre chat era prevista e probabilmente forse diventerà possibile in futuro, ancora non lo è al momento, anche perché bisogna capire bene come coniugare il fatto che le chat private e di gruppo sono crittografate end-to-end, mentre quelle con Meta AI non lo sono. Insomma, abbiamo visto che cosa può fare Meta AI, abbiamo visto che cosa non può fare, abbiamo visto soprattutto perché dobbiamo stare molto attenti a quello che scriviamo. Finché si tratta di informazioni generiche per studio, per curiosità, eccetera, è un conto, ma anche lì sempre attenzione alle risposte perché non tutte potrebbero essere impeccabili, ma mai assolutamente informazioni personali, private o qualunque altra cosa che vogliamo rimanga assolutamente all'oscuro di chiunque, perché la privacy di Meta AI è quella che abbiamo appena visto. Qua in descrizione trovate tutti i link per approfondire come sempre e come ogni volta io vi ricordo che se avete apprezzato il video un bel like e l'iscrizione al canale sono il metodo migliore per farcelo sapere. Per qualunque osservazione come sempre lo spazio dei commenti è aperto, da parte mia un saluto e alla prossima!